Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. Come potete capire chiaramente dal disegno che vi sto mostrando all'interno del mio browser, si tratterà di un esercizio di modellazione che faremo insieme passo passo. Questo esercizio di modellazione verterà principalmente sui comandi che abbiamo visto fino a questo momento, che sono l'estrusione, la rivoluzione, l'arrotondamento e il foro. Però aggiungerò anche alcune informazioni in più sull'arrotondamento e anche un breve cenno a un comando che in questo caso ci potrà servire, che è il comando specchia. Prima di cominciare l'esercizio però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale Ingegnati e Crea. Cominciamo a descrivere innanzitutto che cos'è questo oggetto che dovremo andare a disegnare, quindi faccio uno zoom e come potete vedere si tratta di una biella che è fatta da due sfere alle estremità di diametro 28. Queste sfere tra di loro hanno un interasse 200 perché sono collegate da uno stelo di diametro 12. Le due sfere sono poi spianate su due lati opposti per arrivare a ottenere uno spessore di 14. E in più le due sfere sono anche forate, ovviamente trattandosi di una biella, con un diametro 15. Prima di iniziare a modellare è sempre bene ragionare un secondo su come vogliamo orientare il nostro modello e secondo me la cosa migliore è far sì che questa vista coincida con questo piano. Per fare questo, quindi, se vogliamo iniziare a modellare, ad esempio facendo un'estrusione per lo stelo, sicuramente ci dovremo appoggiare al piano right. Al solito io seguirò il mio stile di modellazione che è fatto da un utilizzo di più feature con degli sketch molto semplici al loro interno. Ho visto disegnare questo oggetto tentando di iniziare con un'unica rivoluzione, ma secondo me non è la strada né più corretta né più efficace. Quindi, come accennavo prima, partiamo con un'estrusione, scegliamo il piano right e andiamo velocemente a disegnare un cerchio centrato come al solito sui due riferimenti che Creo ci propone, in modo che questo cerchio sarà centrato sui due piani trasversali al piano di sketch. Cambio il valore di questo diametro, lo porto a 12, confermo lo sketch, mi metto in una situazione di vista tridimensionale, cambio questo valore e lo porto a 200, poi vado su questa maniglia, tasto destro, voglio un'estrusione simmetrica, quindi scelgo appunto simmetrico. CTRL D e quindi sono in questa situazione qua. Confermo. Adesso vado a fare la geometria sferica ad una estremità di questo stelo. Cercherò di far sì che l'asse di rotazione con cui farò la sfera sia orientato in una maniera che poi mi può tornare utile per fare i fori, per appoggiarci sopra proprio i fori che mi servono. Quindi vado a fare la rivoluzione, scelgo questo piano di sketch e a questo punto faccio attenzione a orientare, a definire un asse di mezzeria orientato in questo modo, ovvero parallelo al piano top. Prendo il comando arco, centro ed estremi e disegno la semicirconferenza, centrando l'arco qui, definendo la prima estremità dell'arco sull'asse di mezzeria e poi ritorno dall'altra parte sempre sull'asse di mezzeria. Quindi prendo il comando linea per chiudere la sezione, perché come sapete, se voglio fare una rivoluzione solida è bene che la sezione sia chiusa. Inoltre, per far sì che la rivoluzione venga conclusa efficacemente, è bene che la sezione di sketch sia solo da un lato rispetto all'asse di mezzeria e nulla oltrepassi. Qui Creo mi propone una quota di raggio, ma io voglio la quota di diametro, perché sul mio disegno c'è la quota di diametro.
e quindi clicco sulla quota di raggio, nella mini toolbar che mi si apre scelgo la voce diametro che mi converte appunto quella quota di raggio in una quota di diametro e non devo fare altro che dargli il valore corretto che è 28. Confermiamo lo sketch. Di conseguenza la sfera in realtà è già completa, è già corretta così come ci viene proposta e quindi basta confermarla anche col tasto centrale. Ok, a questo punto andiamo a vedere un comando che fino adesso non abbiamo visto, che però in tante situazioni può essere comodo, che è appunto il comando specchia. Il comando specchia in realtà è questo, che come vedete è grigio. Il comando specchia si attiva appena selezioniamo una o più funzioni, una o più geometrie che possiamo specchiare e quindi si accende, e questa è una cosa importante. Quindi la rivoluzione l'ho selezionata, clicco sul tasto specchia, mi accendo i piani perché devo andarli a selezionare un piano di specchiatura o una superficie planare che fa da specchio. Io fortunatamente modello sempre cercando di creare un modello simmetrico rispetto ai piani e quindi ho già il piano che mi serve, che è il piano right. Lo seleziono, già in anteprima mi mostra il risultato finale e quindi confermo. Ok, passiamo ora alla spianatura che andremo a fare sulle due facce opposte delle due sfere per ottenere questo spessore di 14. Per questa spianatura io uso in genere una tecnica specifica che forse non è immediatamente intuibile, anche se di tecniche ce ne sono tante che possiamo utilizzare. Uso comunque l'estrusione appoggiandomi a questo piano di sketch, faccio in modo di capire qual è l'orientamento degli assi delle due sfere che sono orientate quindi in verticale sostanzialmente, e quindi prendo il rettangolo e disegno un rettangolo centrale con un vincolo di tangenza che poi aggiungo tra questo lato, quindi tra il lato corto del rettangolo e la sfera stessa, in modo che se il diametro della sfera cambia, il rettangolo segue la variazione di questo diametro. Poi l'unica cosa che devo cambiare del rettangolo è questa quota, che deve essere proprio pari a 14. Noteremo che in realtà io lo sketch l'ho disegnato su questo piano, confermo lo sketch, ovviamente lui mi fa un'estrusione solida, ma in realtà quello che io voglio fare è una sportazione di materiale che abilito. Qui voglio fare un taglio che sia attraverso tutto, ma in realtà non voglio tagliare all'interno dello sketch, ma voglio tagliare all'esterno. E quindi per far questa cosa clicco su questa freccia qui in modo da invertirne il lato. Di conseguenza il taglio sarà all'esterno. Questo sappiate che è una cosa che posso fare anche con questo tasto, e sappiate che appunto quando vado a fare una sportazione materiale posso decidere se tagliare all'interno, cosa che ci viene proposta di default, oppure all'esterno. In questo caso viene più comodo farlo all'esterno, ma ho un problema, che ovviamente non devo solo spianare questa sfera sul mio lato destro, e a questo punto vado sotto opzioni e scelgo sul lato 2 attraverso tutto. In questo modo sono andato anche a spianare la seconda sfera. Confermo e ho quasi finito perché mi mancano i due fori e i due arrotondamenti. Quindi prendo il comando foro, in realtà in questo caso provo a utilizzare il posizionamento di sketch, anche perché mi consente di fare con un unico comando due forature. Scelgo questo piano di sketch, scelgo come riferimenti i due assi, di conseguenza avrò
le proiezioni di questi due assi sul mio piano di sketch, che sono i due punti, e o definisco dei punti geometrici su quei punti di riferimento, cosa che volendo posso fare, oppure posso anche disegnare una linea che congiunge quei due punti e mi metterei i fori all'estremità di questa linea. Confermo, i fori vengono fatti, hanno già il diametro 15, ma probabilmente perché era un valore che avevo già usato in precedenza, quindi lo ridigito semplicemente per mostrarvi che sicuramente è un passaggio che dobbiamo fare, ed è bene far sì che i fori siano passanti, in modo che non debba mai andare a correggere la quota della profondità del foro, ma che se il foro è passante attraverserà qualsiasi spessore e quindi si adeguerà a qualsiasi modifica che potrò fare a questo modello. Confermo, e adesso vado a fare i due arrotondamenti, ovviamente col comando arrotondamento. Clicco su arrotondamento, seleziono il primo spigolo e con il CTRL seleziono il secondo. Anche qui mi viene proposto il valore corretto del raggio, ma sempre per mostrarvi un esempio un po' più realistico vado a ridurre il valore per poi cambiarlo nuovamente. A questo punto ho fatto i due raggi, confermo, però un occhio attento probabilmente noterà il fatto che questo spigolo, che presenta questa sorta di rigonfiamento, non coincide esattamente con questo, che invece è perfettamente circolare. Per correggere questi arrotondamenti in modo che questo spigolo sia perfettamente circolare, devo fare un'operazione che non vi ho ancora spiegato. Quindi seleziono l'arrotondamento, faccio modifica definizione e clicco su transizioni. Questo tasto mi consente di entrare nella modalità transizione, che mi consente di modificare tutte quelle che sono le transizioni di un arrotondamento, che in genere sono le estremità finali dei vari arrotondamenti, le zone di intersezione dei vari arrotondamenti e anche zone particolari, diciamo, dove si possono avere più soluzioni, come in questo caso. Le varie zone di transizione ci vengono già definite dal software, ma noi le dobbiamo selezionare affinché ci vengano proposte poi delle soluzioni. In questo caso la soluzione ci viene proposta la soluzione Blend, che la seleziono e guardate che magicamente mi risolve il problema. L'unica cosa è che questo passaggio lo devo fare su tutte le transizioni che ho. Seleziono anche questa e gli dico Blend. Seleziono anche questa e gli dico Blend, e lo faccio anche sull'ultima che è rimasta, ovvero questa. Quindi confermo e adesso ho risolto il problema. Questo perché con modalità transizioni io sono riuscito a far sì che questo spigolo sia perfettamente circolare, mentre quest'altro è stato riadattato ed è non più circolare ma una curva più libera. Il nostro esercizio direi che è completo, quindi concludo il video e vi do un abbraccio a tutti. Ciao!